Salve a tutti e bentornati su White One Racing. Io sono Damiano, questa è una Red Rose 50 e oggi vedremo come costruire un guidaflussi per il pacco lamellare. Dunque entriamo più nello specifico. Come mai ho deciso di fare questo intervento su questo ciclomotore? Allora, la moto in questione ha soltanto 3 marce e, nonostante la carburazione esatta e l'impiego di lamelle sottili, non si riesce in nessun modo ad avere una giusta erogazione ai regimi medio-bassi. Quindi ho pensato di fare questo intervento che spero sarà risolutivo. Il primo intervento da eseguire sarà fatto sul collettore, dove con la resina, dopo aver migliorato l'aderenza della superficie, andremo a chiudere questo spazio per far sì che rimanga soltanto il foro di ammissione, ovviamente dopo aver rimosso l'ugello di adduzione del lubrificante. Ed ecco come si presenta il nostro collettore dopo averlo sgrassato, ripulito e bulinato. E dopo aver staccato 2 pezzi della resina bicomponente, 5 grammi per quella blu e 5 grammi per quella gialla, togliamo la bilancia e li mischiamo insieme in modo da farli catalizzare. Quando comincia a scaldarsi è segno che è quasi fatta. Il colore adesso è quasi quello giusto. Anche rompendola, dentro non ci sono parti divise tra giallo e blu, quindi vuol dire che siamo quasi pronti per l'applicazione. Eccola qui, la nostra polpetta, e la andiamo ad applicare all'interno del foro. Faremo in modo di rimanere appena sotto la cornice, in modo che non ci sarà la necessità di spianare nuovamente questa flangia. Ecco qui, continuiamo a modellarla, spingendola bene, facendo in modo che non rimanga nessuna parte più alta. Eccoci pronti, abbiamo mischiato 12 grammi di resina gialla e 12 grammi di resina blu che adesso andremo a mischiare. Prima però vorrei spiegarvi come farò ad applicare la resina all'interno del pacco per costruire il guidaflussi. Un sistema molto rozzo ma estremamente efficace, cioè quello di mettere una busta di nylon spruzzata di olio in modo che la resina non si attacchi alla busta stessa e quindi avremo una forma perfetta dell'interno del pacco lamellare e poi potremo lavorare il nostro guidaflussi. Quindi mischiamo la resina, eccola qui, siamo pronti, la rompiamo, l'interno è completamente verde, quindi vuol dire che la resina è pronta. Quindi molto velocemente, perché già ha cominciato la catalizzazione, molto velocemente andiamo a prendere il nostro pacco lamellare, mettere la busta, cercheremo di fare un lavoro quanto più accurato possibile con quello che abbiamo, ovviamente. Spalmiamo l'olio e poi andiamo a mettere
la resina all'interno del pacco. Ripeto, questo metodo è molto grezzo ma assolutamente efficace. Spingiamo bene in modo che possa distendere i lati della busta. Ecco qui. Abbiamo estratto il guidaflussi dal pacco lamellare che grazie all'olio, come potete vedere, la busta che avevamo usato viene via con molta facilità. Eccolo qui, pulito e pronto per essere lavorato. È un po' grezzo ma comunque assolve benissimo alla sua funzione. Anche la resina del collettore si è indurita e quindi procediamo con le lavorazioni al tornio. Eccoci al tornio. Dopo aver montato una punta da 14 mm che è lo stesso diametro del collettore, siamo pronti a rimuovere la resina che ostruisce il passaggio. Ecco qui, abbiamo portato a 14 mm. Ecco qui il pezzo finito, direi che ci possiamo accontentare. Il collettore è pronto. Nel frattempo ho provveduto a realizzare questa guarnizione in modo da fare una dima con cui scavare il guidaflussi del pacco lamellare. Realizzato il foro sulla guarnizione che copia perfettamente quello sul collettore, andiamo a fare il disegno sul guidaflussi, quindi lo inseriamo al suo posto. Ecco qui, perfettamente al suo posto, e mettendo il collettore, quindi così, ecco qui, col pennarello segniamo il nostro guidaflussi. Ecco qui, questo è il foro che dovrà avere il nostro guidaflussi. Siccome che non è perfettamente centrato, al foro daremo un orientamento verso il centro del pacco, poi vedremo insieme come. Cominciamo le operazioni di limatura. Il foro più o meno è stato realizzato. Adesso dobbiamo fare in modo di orientare il flusso.
Ecco il pacco lamellare, questo è il guidaflussi e questo è il collettore. Perfetto nella sua sede. Il motore adesso gira benissimo, tutta un'altra cosa rispetto a prima. Il buco che c'era sotto è praticamente sparito e il poco che è rimasto è soltanto imputabile alla piccola cilindrata del ciclomotore. Per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.